Ciao a tutti ragazzi e bentornati o benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo di seconda tappa del Master GP qui a Castelletto di Branduzzo, dove l'ultima volta decisamente non è andata bene. Ci riproviamo e puntiamo questa volta a finire la gara, almeno quello mi accontento, indipendentemente dalla posizione. La gara oggi si farà più tosta del solito perché Lorenzo, devo dire che vigliaccamente si è già allenato su questo circuito questa settimana e ha abbassato il tempo tirando fuori con un CBR 600 un mitico 22. Ciò vuol dire che calcoli alla mano e potenze alla mano con le Master GP teoricamente potrebbe girare tranquillamente 21-20. Noi ci fermiamo al 24 dell'altra volta, non abbiamo più fatto allenamenti su questa pista, ma siamo andati un pochino in moto. Tra Hulton Park, Mugello e Vallelunga comunque non dovremmo aver perso la mano, o almeno così spero. La giornata di oggi si svolgerà come la precedente, ci saranno 2 turni di prove libere, 2 di qualifiche e 1 di pareggiamento, quindi di gara. Devo dire che quest'oggi non sono un mix di emozioni, anzi non c'ho proprio voglia. Un po' per il caldo perché ne fa veramente tanto e un po' per forse lo scoraggiamento dell'ultima volta. Non è che sia proprio in formissima a livello mentale. Comunque al campionato ci siamo iscritti e quindi le gare vanno fatte. Quindi casco in testa, guanti alla mano e partiamo. Ma che sta a fare? Sto a fare montaggio. Ma mentre piscio? Vabbè, faccio remoto. Ma che cazzo? Vabbè fa. Prove libere 1 e 2 terminate e sono usciti gli esiti. Vediamo che nella prima, merdesimo a 34. Qua seconda prova libera abbiamo un pochino migliorato e dal 34 siamo passati a un 25 e 7. Mentre Lorenzo è sopra noi a 25 e 3. Quindi ci passano praticamente 5 decimi. Ora pensiamo un pochino di strategia. È importante andare bene in moto ma avere anche una buona strategia di base per affrontare quelle che sono le qualifiche e la gara. Confrontandomi con Lorenzo mi ha detto che praticamente la graduatoria attuale è leggermente sfalsata. Siamo tutti e due sul 25 come vi ho fatto vedere poco fa, ma lui nel momento che stava spingendo nei 2 giri dove voleva spingere ha trovato traffico. Questo significa che, come mi aspettavo, ha un passo differente dall'altra volta e non staremo entrambi sul 24. Le strategie quindi che posso andare a utilizzare contro Lorenzo in questa gara, perché alla fine siamo in 8 a correre, ma per me il campionato è semplicemente tra me e lui, nel senso che, come vi ho detto sempre, è un sogno che volevamo realizzare insieme, lo stiamo realizzando, quindi da buoni amici 2 carenate non fanno sicuramente male in circuito. Potremmo o stare dietro, seguire e copiare per migliorare la mia guida qui a Castelletto di Branduzzo, rubando con gli occhi quelle che sono le traiettorie e magari le percorrenze che fa, oppure una piccola bastardata, provare a stare davanti, rallentarlo in maniera proprio evidente con conseguente incazzatura da parte sua, oppure stare dietro, provare a fare qualche sorpasso, fare un po' di bagarre, così che comunque il tempo
sarà più basso del best che può fare a pista libera. Abbiamo 2 qualifiche, quindi devo ragionare bene su come agire e dove agire, ma bando alle ciance, adesso è l'ora della Q1, quindi casco in testa, guanti un'altra volta alla mano e si rientra. Dopo un paio di giri di riscaldamento con Lorenzo abbiamo cominciato a spingere. Sapevo che Lorenzo mi aveva visto dietro, quindi dovevo stare attento perché probabilmente non avrebbe fatto traiettorie pulitissime per farmi vedere dove avrebbe messo le gomme lui in gara. Ma proprio sul più bello vedo che il commissario di percorso mi espone bandiera rossa indicandomi e quindi sono costretto a fermarmi. Al che ho detto: che cosa può essere successo? Vedo uno dei meccanici che si guarda la moto e cerca qualcosa sulle carene. Non mi era ancora chiara la situazione fino al punto che vedo la mia carena un po' troppo tremolante e lui con uno sgancio rapido in mano, e a quel punto che capisco che la mia carena si stava per staccare dalla moto. Prendono e mi fanno rientrare. Questo però ci pone una problematica: non possiamo più utilizzare la strategia di gara nella Q1 che attualmente stiamo svolgendo perché Lorenzo se n'è andato e non posso neanche rischiare di aspettarlo per riaccodarmi a lui, perché questo vorrebbe dire magari giocarsi la qualifica. Quindi dobbiamo lavorare di testa un'altra volta da soli e camminare sulle proprie gambe. La griglia quindi è composta nel seguente ordine: Vianucci, Ianne, Magnano, Seveso, Lorenzo, io, Motta, Ivan e Mattia. Molti dei partecipanti a questa seconda tappa sono wildcard, quindi ai fini della gara, della classifica finale, non contano. Lorenzo parte prima di me, come vi ho detto, di solo 5 decimi più veloce. Questo vuol dire che forse in gara abbiamo qualche possibilità. Partenza come al solito lanciata, quindi cerchiamo di rimanere più possibile attaccati alla marmitta di Lorenzo. Non possiamo permetterci assolutamente errori, non possiamo lasciarlo andare via e cercherò da subito la bagarre con lui. L'importante è non farlo scappare alla partenza. Sono distrutto, ma devo cercare di dare il tutto per tutto adesso. Sono 6 giri dove devo spingere al massimo. Ok, siamo partiti. Lorenzo ha già preso un paio di metri da me. Non è un problema, per il momento devo usare la testa, ragionare a sangue freddo per calcolare qualsiasi tipo di mossa devo andare ad effettuare. La loro uscita di curva è stata sicuramente più efficace della mia. Hanno ripreso subito il gas in mano e Lorenzo, insieme ai 2 ragazzi che lo precedono, sono schizzati in fondo al rettilineo. Comincia però la parte mista del circuito e in questa parte un pochino, come vedete, recupero. Vedo Bagarli davanti. So che ci potrebbe essere l'errore da parte di qualche pilota. Decido di aspettare e di pazientare, anche perché ci aspettano ancora 5 giri e mezzo e sarebbe inutile cominciarsi a stancare fin da subito e poi non tenere la posizione acquisita fino alla fine. Errore da parte mia nel tornantino in salita sulla destra. A posto di tirare giù marcia ne metto una dentro. Mannaggia la miseria, sto cambio rovesciato. Ormai la stanchezza era veramente tanta e questo errore mi ha fatto perdere veramente tanto terreno da Lorenzo e il gruppetto di testa. Lorenzo
prova un'altra volta l'attacco, lo vedo in distanza sulla stessa identica curva del giro precedente, prova a rinfilarsi, ma il ragazzo davanti a lui lascia i freni, gli chiude la traiettoria e lo stringe, obbligandolo così a riprendere i freni in mano, rallentare e riaccodarsi dietro. Arrivati sul rettilineo c'erano solo due possibilità: rientrare in modalità ultra istinto e rigirare a cannone per altri 5 giri, ma sappiamo che l'ultra istinto ancora non lo domino completamente, oppure usare la testa, entrare in modalità risparmio energetico, non perdere terreno né davanti né far guadagnare terreno al mio inseguitore. Dopo svariati giri dove non succede nulla di particolare, arriviamo all'ultimo. Ormai mi era chiaro che questa gara sarebbe potuta finire solo in due modi: o il gruppo di testa, giocando a fare bagarre e sorpassi tra di loro, sarebbe arrivato tutto intero al traguardo, quindi lasciandomi in quinta posizione, oppure ci potrebbe essere la remota possibilità che, aumentando l'affaticamento del pilota e diminuendo la lucidità dello stesso, potrebbe dirmi culo e qualcuno è possibile che commetta qualche cappellata facendomi guadagnare il quarto posto. È proprio lì che a 2 curve dalla fine vedo un pilota sdraiato per terra, fortunatamente in piedi, quindi capisco che la situazione non è grave, però ho detto: se è wild card non ci cambia nulla, rimarrò comunque quinto in classifica di gara, ma se fosse un pilota di quelli che partecipano al torneo sarebbe fatta, avrei preso il quarto posto. Mi avvicino ed è proprio lui, Magnano, partecipante al torneo, non wild card, che a 2 curve dalla bandiera a scacchi decide di fare l'attacco finale a Lorenzo, entra in curva troppo pinzato, gli si chiude l'anteriore e cade. Ah, cazzo! Vieni qua, bravo, bravo, va benissimo così. Se vuoi anche le prossime basta che non ti fai male. Ok? Yeah.